Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. In uno dei nostri video precedenti abbiamo già parlato di magnesio, un minerale che spesso viene associato al potassio nei più comuni integratori idrosalini. Proprio come il magnesio, anche il potassio è molto importante per il nostro organismo. In questo video scopriamo cos'è, quali sono i valori normali e quando è possibile assumerlo come integratore. Fa caldo, lo so, ci vorrebbe un po' di potassio, ma tu intanto metti like e segui il canale, non ti costa niente. Il potassio è un minerale essenziale per il nostro organismo che deve essere introdotto con l'alimentazione perché non siamo in grado di produrlo. È presente in quantità elevate, tanto da essere definito macroelemento, principalmente nei liquidi all'interno delle cellule e in concentrazione inferiore nei liquidi extracellulari. È un elettrolita, cioè un minerale che sciolto nei liquidi corporei assume una carica elettrica che nel caso del potassio è positiva. Proprio grazie a questa sua caratteristica assume un ruolo fondamentale in una serie di processi fisiologici. Vediamo quali. Il potassio svolge principalmente due funzioni. Come elettrolita, insieme al sodio e ad altri minerali, mantiene il corretto equilibrio acido-base e di idrosalino all'interno dei liquidi intracellulari ed extracellulari. Regola la trasmissione degli impulsi nervosi, la contrazione dei muscoli, compreso il cuore, e la pressione arteriosa. Come attivatore enzimatico regola il metabolismo energetico, il metabolismo delle proteine e degli zuccheri. La quantità di potassio giornaliera raccomandata ad un adulto varia dai 3 ai 4 grammi al giorno. Sembra tanto, ma bisogna tenere in considerazione che in media il corpo di un adulto ne contiene 180 grammi. Inoltre, generalmente, la normale alimentazione è sufficiente ad apportare all'organismo la quantità necessaria. Per valutare se nel nostro organismo c'è la giusta quantità di potassio è sufficiente effettuare le analisi del sangue. I valori di potassio sono espressi in millimoli per litro e sono considerati normali se compresi tra 3,5 e 5 millimoli per litro. Valori inferiori o superiori possono comportare sintomatologie anche molto gravi. Quando i valori ematici di potassio sono inferiori a 3,5 millimoli per litro si parla di ipocalemia, perché K è il simbolo del potassio. L'ipocalemia lieve, cioè per valori compresi tra 3 e 3,5 millimoli litro, in genere non comporta sintomi, mentre per valori inferiori possono iniziare a manifestarsi debolezza e confusione, stanchezza e crampi muscolari e battito cardiaco irregolare. Le cause dell'ipocalemia sono raramente riconducibili ad uno scarso apporto di potassio con la dieta. Generalmente la causa è un'eccessiva perdita di potassio. Questa può essere provocata da diarrea e vomito prolungati, scorretto utilizzo di farmaci diuretici, malattie renali ed alcolismo. In caso di livelli molto bassi di potassio, il rischio è quello di incorrere in paralisi e arresto cardiaco. È una vera e propria emergenza medica. Si parla di ipercalemia e quindi valori troppo alti di potassio quando questi superano i 5,5 millimoli per litro. L'ipercalemia in alcuni casi può dipendere anche dall'emolisi dei globuli rossi all'interno del campione di sangue. In questo caso si parla di pseudo-ipercalemia e l'esame va ripetuto. L'ipercalemia lieve di solito è asintomatica fino a che i valori non aumentano a tal punto da creare sintomi di tipo cardiovascolare. Possono verificarsi formicolii, debolezza e confusione, aritmie cardiache e arresto cardiaco. Anche nel caso dell'ipercalemia la causa non è una dieta troppo ricca di potassio, anche se questa può peggiorare la situazione. In genere il problema deriva da una difficoltà ad eliminare il potassio in eccesso. Le cause quindi possono essere problemi renali, come l'insufficienza renale, l'assunzione di farmaci come gli ACE inibitori o i risparmiatori di potassio che aumentano la concentrazione di potassio nel sangue o ancora l'abuso o l'uso comunque scorretto di farmaci o integratori a base di potassio. Anche nel caso dell'ipercalemia si può andare incontro ad arresto cardiaco e di conseguenza
è un'emergenza medica. Normalmente l'apporto giornaliero di potassio viene raggiunto con la dieta. Ne sono ricchi alimenti come la verdura, la frutta, i legumi e la frutta secca a guscio. Alcuni esempi di alimenti che sono ricchi di potassio sono l'avocado, la banana, gli spinaci, i fagioli e anche le noci. In assenza di patologie, l'apporto di potassio può essere integrato in determinati casi, quando ad esempio si ha un aumento della sudorazione per il caldo oppure per un'intensa attività fisica. Di solito si utilizzano integratori a base di potassio, ma anche degli altri sali minerali che vengono persi. In caso di patologie o terapie farmacologiche, invece, prima di assumere un integratore di potassio è sempre bene chiedere al medico o al farmacista. Esistono poi dei casi in cui il potassio viene prescritto dal medico, in caso ad esempio di alcune malattie renali, oppure in caso di terapie farmacologiche, oppure ancora quando ci sono stati di disidratazione molto gravi. Abbiamo visto come il potassio sia fondamentale per il nostro organismo e quando è il caso di integrarlo. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.